Monti Pallidi. L'autore è Francesco Illi. È proprio lui, proprio quell'Illi, il fratello di Riccardo. Le edizioni sono Bolis. Abbiamo già incontrato questo editore che spesso ha curato opere fotografiche. Molto bella la copertina, ma del resto Francesco Illi è il fotografo, è sempre stato, forse non più oggi, ma è sempre stato il fotografo ufficiale dell'azienda, quindi molto votato verso che cosa? Non solo la ripresa fotografica, ma anche verso il marketing. Quindi lo capiamo anche da quest'opera che sembra che si intitoli Francesco Illi, F. Illi, ma in realtà il titolo è Monti Pallidi. Beh, del resto di questo si vive anche. Un bel volume, una bella carta, si nota o denota lo sforzo verso anche la qualità fotografica. Un libro che mi è stato regalato, lo ammetto, un estimatore del marchio, un caffè mi piace moltissimo e quindi insomma Illi è uno di quelli che bevo. Ma il libro poi di per sé non mi ha entusiasmato, lo dico con molto dispiacere, nel senso che mi dispiace sempre ecco, parlare in termini così di qualche cosa, di qualche foto, tanto più di qualche fotografo. Mi ha un po' deluso perché allora innanzitutto c'è un'introduzione, come potete vedere, amplissima, affidata ad una scrittrice, ma tocca temi della religione, del sociale, che posso capire rientrino in un'ottica più ampia, appunto la responsabilità sociale nella business class, che in un'ottica insomma di propaganda, tra virgolette, del brand e di tutte quelle questioni che riguardano l'etica, il lavoro, eccetera. Però le trovo poco attinenti al libro, la critica al realismo cinico e pragmatismo, lo trovo davvero poco attinente. E poi comunque sono pagine e pagine che scritte in inglese, perché comunque è chiaro che l'occhio è ad un mercato globale, finché arriviamo alle prime foto che onestamente ho visto in tante mostre, anche forse di qualche emergente, chiamiamolo così. Cioè sì, c'è tutta la qualità della stampa, lo sforzo per rendere al meglio, poi però insomma mi pare che ci perdiamo qualche punto proprio invece nella progettazione, che sta molto insomma nello scatto fotografico. Ben fatto, ben realizzato, molto piacevole. Questa è una delle foto più belle, molto piacevole, molto digitale, questo non è certamente un demerito, molto digitale, tutto sommato un po' un déjà vu, ecco, per dirla in maniera un po' elegante. Cioè non c'è uno spunto diverso, non c'è una situazione che possa così far comprendere che il fotografo è andato a camminare o è stato portato, condotto, perché magari non è il suo ambiente naturale, in qualche punto particolare, in qualche scorcio. Insomma, sono le foto che, lo dico con il massimo rispetto ed è ovviamente un parere personale, sembrano fatte un po' parcheggiando l'auto a bordo strada, vediamo cosa riprendiamo, e poi sì, qualche sentiero fra i principali. Io ho visto qui Fanes, altre escursioni molto facili e tranquille, probabilmente insomma portandosi in quota tutto il materiale, non che tolga valore all'avventura, ma insomma mi ha un po' deluso, ecco. Cioè non c'è niente, non c'è una foto che possa dire che bella, questa me la riguardo, ecco. Allora vi presento questo libro perché c'è sì una bella, sono riprodotte bene le foto, non c'è nulla da dire, anche la qualità della stampa è senza dubbio di livello, come Bolis ci ha abituato. Manca un po' il soggetto principale, ecco, e allora a voi anche le valutazioni, immagini, ripeto, insomma, che si possono raccogliere un po'. Questo qua è un notturno, ma viziato da una dominante verde impressionante, e che senz'altro sarà stata insomma posta all'attenzione del committente, ecco. E infine forse, ecco, troviamo il motivo dell'opera. L'indice delle fotografie,
quindi con il luogo dove sono state riprese, la Varella, Fanes, l'Alpe di Fanes, il Cristallo, Dobbiaco, eccetera. Ma vi dicevo, arriviamo al dunque, eccolo qua, Francesco Illy, Monti Pallidi, price list, e questo è il listino del 97, dove con 3.000 franchi svizzeri potevi comprare un suo 50 per 60, ma anche potevi spendere meno, fino a 1.200 franchi svizzeri. Forse, ecco, la vedo proprio più come un'opera di marketing che un atto di amore verso la montagna stessa. Ben venga comunque, perché arricchisce senz'altro il panorama delle opere dedicate alla nostra grande passione che è la fotografia di montagna. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.